Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, abbiamo la portiera e come vedete è stato saldato tutto il cruscotto sia davanti che anche dietro. Per saldarlo dietro, quindi qui, abbiamo dovuto usare uno specchio perché non avevamo possibilità di accedere da di qua. Quindi da qua davanti, con tanta calma, una mano allo specchio, l'altra alla torcia e abbiamo saldato anche tutta la parte dietro. Devo dire che come prima esperienza è andata molto bene. Allora, adesso che abbiamo il cruscotto fatto e le portiere fondamentalmente sono impostate, alla fine è questa, abbiamo installato la traversa che avevamo abbandonato nell'angolo un bel po' di tempo fa. Allora, abbiamo tenuto già in considerazione gli spessori, ok, per stare lontani dalle lamiere. Abbiamo usato 2 mm in più di spessore, perché di modo che non toppare, perché se sbagliamo siamo rovinati completamente. Quindi abbiamo preferito dare 2 mm in più di spazio qui, quindi questo spessore qui è più di quello che deve essere. E anche perché se dovesse fare durante la saldatura o un'installazione un pelino di movimento, che non vogliamo succeda, però se dovesse succedere durante le fasi di saldatura appunto abbiamo un po' di gap, perché no, poi una volta saldato, se qua non c'è più lo string test, quindi questa linea, siamo belli che fregati. Quindi abbiamo preferito fare in questo modo. Quindi questa è puntata sul tetto. Fortunatamente torna tutto quanto come era stato già impostato ed è una buonissima cosa. E di là adesso dobbiamo affrontare questo, che è il pezzo famoso che è stato tagliato un bel po' di tempo fa, che andrà installato da qui, salendo qui e poi salendo su di qua così. Andrà fatto lo scasso per quella lamiera che non possiamo toccare, quindi scasseremo, faremo dentro un asolo all'interno dello scatolato di quel tubolare qui, che poi andremo a chiudere quando toglieremo la carrozzeria per fare tutta la parte di saldatura definitiva delle piastre, quindi è un buco che poi chiuderemo, di modo da stare il più avanti che si riesce. Dobbiamo stare il più verso il muso della macchina che riusciamo con questo, per poi la parte per facilitarci la parte di chiusura qua su quella portiera, che comunque sarà quella che verrà aperta e chiusa più spesso o con maggiore frequenza. Qui poi bisognerà valutare le piastre. Qui poi adesso bisognerà già pensare di far fare al fabbro questa piastra, quindi quella del cruscotto. Quindi dovremo prendere tutte le misure da qui fino a giù per terra, lì sotto. Gli porteremo la dima stampata in 3D per avere le misure esatte, quindi daremo il campione e faremo anche le piastre della portiera, le faremo più lunghe di quello che ci serve, poi le taglieremo fuori noi, perché per il discorso chiusure, quindi la parte che dovrà rendere ermetica la macchina, dovremo aver su probabilmente anche questa piastra per montare l'angolare o il piatto. Adesso dobbiamo decidere come fare, però comunque almeno abbiamo gli ingombri finiti. Quindi installiamo quello, gli facciamo tutti i suoi angoli per andare su pari pari con il resto e magari lo puntiamo e vi faccio vedere poi come viene. Allora, cari amici, l'abbiamo installata con un paio di punti qua e là, vedete, perfetta direi. Qui abbiamo dovuto fare intense opere di scarico sul ferro, vedete qua che è stato tutto scaricato internamente, qua anche troppo.
per riuscire a stare il più avanti possibile, come vi dicevo. Qua adesso siamo in un buon punto, l'aria è bene o male omogenea un po' ovunque, vedete? Ok, perfetto. Adesso, avendo fatto questo lavoro, qui andranno installate le traverse, ok, che vanno a sostenere questo piantone, dove andrà montata così la chiusura che va praticamente poi a rendere ermetica tutta questa situazione qui. E dovrebbe essere un lavoro relativamente semplice, almeno questo. Le punteremo lì tutte quante e poi tutta questa parte qui verrà saldata una volta che avremo avvitato la porta sulle sue chiusure, di modo che se ci fosse dentro qualche leggera tolleranza tra questo piano e questo, con i bulloni tirati teoricamente dovremmo andare ad azzerare tutto e saldando dovrebbe assestarsi molto bene. Quindi adesso vediamo un po', perché per fare queste chiusure abbiamo bisogno della piastra e per la piastra abbiamo bisogno della piastra del cruscotto, quindi probabilmente faremo queste due cose insieme e parallelamente alle chiusure e a questo. Quindi adesso vediamo un attimino come procedere per non avere troppe lavorazioni in ballo e rischiare poi di non portarne avanti neanche una in maniera, diciamo, fluida. Quindi adesso vediamo come procedere. Allora, come vedete abbiamo cambiato completamente idea e siamo partiti con i pannelli porta e questa chiusura. Il cruscotto ce lo stanno costruendo, ok, con la sua stondatura a posto che arriva fino lì in fondo. E allora siamo partiti così. Questa piastra qui praticamente era un rettangolo, poi col plasma l'abbiamo tagliata, ok, qui a filo, e adesso praticamente l'abbiamo puntata sulla portiera di modo che andremo a chiudere la porta e capiremo praticamente qui quanto dobbiamo tagliare ancora per avere la battuta che fa praticamente che renderà ermetica tutta questa zona qui del volume. Quindi adesso facciamo le misure, le segniamo sopra fino qui in fondo. Qua sotto non dovrebbe essere necessario, quindi sarà in questa portiera, nell'altra è diverso, con una porzioncina qui di ferro. Taglierina a plasma lo tagliamo via, la puntiamo bene tutta, la ripresentiamo su, chiudiamo e vediamo magari dopo dall'interno come si vede. Ma già così è un risultato buono, è molto liscia e rigida soprattutto. Adesso ci sono 4 puntate, dove sono? Non le trovo neanche più. Qua è puntata qua e qualcosa là davanti. Quindi chiudiamo, segniamo, tagliamo e vediamo dopo, dai. Cari amici, eccoci. È puntata correttamente. Qui abbiamo la battuta che poi andrà a rendere ermetica la portiera. Qua praticamente rimarrà tutto quanto perfettamente liscio, senza spigoli e quant'altro. Bene così. Allora, adesso che è stato fatto su questa portiera, partiremo con quell'altra, così saranno tutte e due a posto e magari nel mentre ci arriva il cruscotto per poter, diciamo, avere questa parte qua finita. Dopodiché inizieremo a fare quella parte là che abbiamo lasciato indietro e non questa piastra, ma faremo il muro probabilmente e le chiusure le lasceremo alla fine. Oppure ancora partiamo con i montanti, inizieremo a svuotarli per montare la piastra che poi andrà a fare chiusura qua praticamente. Adesso vediamo. Comunque le lavorazioni fondamentalmente sono queste, quindi sotto con l'altra portiera e poi vediamo.
Ok, allora anche la seconda porta ha sulla piastra provvisoria, do una panoramica di come rimane. Tac, direi ottima. Adesso bisogna fare la stessa opera che è stata fatta di là, quindi tagliare la lamiera qui. In questo caso dovremmo scendere, fare l'angolino e tagliarla anche qua sotto per rendere la chiusura uniforme. Praticamente qui non ci interessa, come posso spiegare, praticamente qua la chiusura dovrà essere per tutto il contorno, quindi tutta questa zona qui, perché questa parete qua deve rimanere tutta quanta aperta, non è come di là che bisogna fare tutta la lavorazione del volume eccetera. Quindi adesso la segniamo, la tagliamo, la puntiamo su e poi vediamo dentro che aspetto avrà all'incirca con poi montate le chiusure praticamente. Quindi avanti. Molto bene, adesso abbiamo già tagliato la piastra qui sotto fino a qui. In questo caso ci siamo fermati qui perché è il punto dove finisce il cruscotto, quindi di andare avanti con questa chiusura non ci interessa perché la farà già questa sezione qui, mentre tutta questa andrà poi costruita dentro in macchina da qui e poi salire su fino al vetro. Quindi già puntate tutto. Adesso che abbiamo montato la lamiera, finiamo di fare le chiamate, quelle che vanno dalla piastra che c'è qui dietro a questa piantana qua, quelle che vanno di qui. Finiamo quelle e poi vediamo un attimino. Allora, cari amici, come vedete abbiamo saltato tutta la parte di taglio e smeriglio, tolta la piccola clip dove tagliavamo quello, giusto perché era un po' più diverso dagli altri. Allora, abbiamo prolungato questo scatolato fino in fondo. Qui abbiamo aggiunto tutte le traverse dove poi andremo avanti con la piastra, poi vediamo se interromperla qui, più avanti, se angolarla noi, se farlo fare al fabbro, tutte cose che vedremo più avanti. Qui invece abbiamo deciso di portare avanti la piastra fino in fondo e siccome qua si crea un angolo un po' strano, valuteremo poi di mettere una piastra qui davanti, magari che parte da qui fino a più indietro o comunque con un angolo un po' più decente, diciamo. Però comunque fondamentalmente questo arriverà molto più avanti. Di là l'abbiamo saldato tutta quanta e direi che siamo finalmente riusciti a attaccare tutto insieme, tetto con tutte le spalle. Quindi portiere fatte, siamo a posto, sia di qui che di qui. Oh là là, perfetto. Boh, allora io per questa puntata qua concluderei, tanto bene o male quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Nella prossima puntata vedremo, non so, magari di iniziare a aprire fuori i montanti, uno e uno due, per iniziare a vedere la parte di chiusura delle porte. Adesso valutiamo un attimino. E niente, vi ringrazio tutti quanti per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!